Indicinema presenta Vite in pellicola, il podcast di Indicinema. Buongiorno e bentrovati in questa seconda puntata di Vite in pellicola. Io sono Laura e faccio parte della redazione di Indicinema. Vi vorrei parlare in queste brevi puntate di come la vita di un regista può influire sulla sua visione del mondo e quindi sui suoi film. Scavando nelle biografie dei maestri del cinema, infatti mi sono accorta che il loro passato influisce facilmente sul modo di esprimersi sul grande schermo. Oggi parliamo del maestro del cinema realista Maurice Pialat. Maurice Pialat è stato un regista, attore e sceneggiatore francese del dopoguerra. Con la sua opera ha lasciato una traccia indelebile nella cinematografia internazionale. Si è avvicinato al mondo del cinema fin da giovane, inizialmente come documentarista. Il suo debutto nel lungometraggio risale al 1968 con il film L'infanzia nuda. Possiamo leggerne la trama direttamente su Indicinema andando sul blog. Troveremo la scheda del regista con una breve biografia e tutti i titoli da lui realizzati. L'infanzia nuda parla di François, un ragazzino di 10 anni che vive con la madre vedova e la sorellina in un piccolo villaggio francese. La loro vita è modesta ma serena, fino a quando la madre non si ammala gravemente. François viene mandato a vivere con la zia, Lydie, una donna dura e autoritaria che lo tratta con freddezza. Il ragazzino si sente abbandonato e solo e inizia a vagare per le strade in cerca di affetto e compagnia. Incontra così altri bambini emarginati come lui, con i quali condivide piccoli momenti di gioia. Ma la sua infanzia felice è ormai lontana e François dovrà imparare ad affrontare le durezze della vita. L'infanzia nuda è stato un successo di critica alla sua uscita ed è stato elogiato per la sua autenticità e la sua sensibilità. Il film ha vinto l'Orso d'Oro al Festival di Berlino del 69 e ha contribuito a lanciare la carriera di Pialat come uno dei più importanti registi francesi della sua generazione. Ma questo film, oltre ad essere il primo del regista e molto importante per lui, è anche un film che nasconde, a mio avviso, dei tratti autobiografici. Infatti, l'infanzia di Maurice Pialat non è stata delle più semplici. È nato il 31 agosto del 1925 a Caillac, un piccolo villaggio della Francia, e la sua infanzia è stata segnata fin da subito da eventi tragici che lo hanno condizionato poi per tutta la vita. All'età di 2 anni rimane orfano di padre e la madre, rimasta vedova con 2 figli piccoli, è costretta a trasferirsi in una città lontana per motivi di lavoro. Da subito il piccolo Maurice impara la solitudine perché la mamma lo lascia da solo per lunghi periodi, dovendo lavorare duramente per mantenere la famiglia. Il bambino impara a cavarsela da solo e deve anche badare al fratellino minore. Un film interessante dal punto di vista dell'infanzia e dei rapporti con i genitori è l'ultimo di Pialat, Le Garçon, che in dialetto francese significa il ragazzo. Andiamo a cercarlo sul blog di Indicinema per leggerne la trama. Le Garçon è un film del 1995 interpretato da Gérard Depardieu. Il film racconta la storia di Gérard, un uomo di mezza età che sta attraversando una crisi personale e professionale. Ha lasciato la moglie Sophie e il figlio Antoine per vivere con una delle sue tante amanti, ma presto si rende conto di non essere felice. Nel frattempo Sophie inizia a frequentare un altro uomo e Antoine si sente sempre più confuso e solo. Gérard cerca di riconquistare la sua famiglia, ma con vani sforzi. Sophie non lo ama più e il bambino è troppo ferito dalle sue azioni per perdonarlo. Il film è stato accolto con recensioni molto positive dalla critica. È stato elogiato per la recitazione realistica, la regia sensibile e la sceneggiatura intelligente. È stato anche apprezzato come un ritratto onesto e commovente delle relazioni familiari. In un certo senso, questo film chiude il cerchio della catarsi che il regista fa su se stesso nei riguardi di un'infanzia abbandonata. All'età di 12 anni, Maurice viene mandato in collegio, forse proprio perché la mamma non riusciva più a badare a 2 figli che stavano crescendo, vivaci e discoli. Ma l'esperienza del collegio è molto più dura di quanto Maurice non si possa aspettare. Il ragazzo si sente isolato e solo
ed è infelice. Soffre della nostalgia di casa e della nostalgia della mamma, che comunque rimane un punto fermo nella sua vita. Sua madre è stata una donna forte e indipendente, capace, nonostante le difficoltà, di trasmettere al figlio un grande amore per l'arte e la cultura. È stata proprio lei a spronarlo a seguire le sue passioni e lo ha sempre incoraggiato a credere nei suoi sogni. Durante l'adolescenza, Maurice scopre il cinema, che diventa per lui un punto di riferimento e una fonte di evasione e di ispirazione. Il ragazzino trascorre gran parte del suo tempo al cinematografo, guardando film di tutti i generi. Il cinema, con la sua magia, lo rapisce in un mondo diverso, dove può essere chi vuole, dare sfogo alla creatività e all'immaginazione, sfuggendo alle rigide regole di vita alle quali suo malgrado è sottoposto. Maurice si sente libero attraverso il cinema e dopo aver terminato gli studi si trasferisce a Parigi per lavorare, almeno inizialmente, come pittore e fotografo. Ma la sua più grande ambizione è lavorare dietro una macchina da presa e negli anni 50 inizia a realizzare dei documentari sotto forma di piccoli cortometraggi, esplorando i temi sociali della sua epoca e realizza anche diversi ritratti di persone comuni. Il suo stile si distingue fin da subito per un realismo radicale, detto anche minimalista. Nei suoi film si esplorano le dinamiche familiari e le relazioni interpersonali con franchezza e senza ipocrisia. I personaggi sono spesso interpretati da attori sconosciuti al grande pubblico, non professionisti, che sotto la direzione di Pialà riescono a trasmettere interpretazioni convincenti e profonde. Uno dei film di questo regista che mi ha colpita è Ai nostri amori del 1983, interpretato da giovanissimi personaggi non professionisti. La trama racconta di Suzanne, un'inquieta quindicenne francese che vive in un clima familiare opprimente. I genitori litigano continuamente e il fratello è violento. Per sfuggire a questa realtà soffocante, Suzanne si rifugia nelle relazioni amorose con i suoi coetanei, intrecciando storie fugaci e appassionate. Tra un amore e l'altro, Suzanne cerca di definire la sua identità e di capire il posto che occupa nel mondo. Si scontra con la sessualità, la delusione e l'incomprensione, ma conserva sempre una tenacia e una vitalità che la rendono una figura memorabile. Ai nostri amori è stato un grande successo di critica e di pubblico. Ha vinto l'Orso d'Oro al Festival di Berlino del 1984 e ha ricevuto numerosi altri premi internazionali. Un altro film che parla dell'adolescenza è di poco precedente ai nostri amori e si intitola Fai la maturità prima. È stato girato nell'estate del 75 ed è uscito nel 1978. È un film drammatico che segue le vicende di un gruppo di adolescenti francesi durante l'estate del 75, mentre si preparano per l'esame di maturità. Tra feste, droga, primi amori e ubriachezza, i ragazzi si confrontano con le loro paure e con le incertezze sul futuro, privo di prospettive in una società segnata dalla disoccupazione. Fai la maturità prima è stato accolto con favore dalla critica, che ha apprezzato la realistica rappresentazione della gioventù francese dell'epoca e la capacità di cogliere le speranze e le frustrazioni di una generazione. Ha vinto il premio César per il miglior film nel 79 ed è stato candidato alla Palma d'Oro del Festival di Cannes. Parlando però degli attori che hanno lavorato con questo regista, mi viene in mente soprattutto la figura di Gérard Depardieu, che è un grande professionista. Gérard Depardieu ha girato diversi film con questo regista. Il loro rapporto professionale è stato intenso e complesso, caratterizzato da una profonda amicizia, ma anche da tensioni e incomprensioni. I film in cui ha recitato sono Lulu del 1980, Police del 1985, Sotto il sole di Satana del 1989, Les Garçons del 1995. In tutti questi film Depardieu ha interpretato ruoli complessi che gli hanno permesso di esprimere la sua versatilità di attore. Pialà era un regista noto per essere un professionista molto esigente. Il suo approccio diretto verso gli attori qualche volta sfociava in contrasti sul set. Depardieu, dal suo canto, ha anche un carattere esuberante, ma è sempre stato in grado di incarnare la visione cruda e realista di questo regista. I loro film hanno avuto un grande successo
di critica e di pubblico e sono considerati tra i film francesi più importanti degli anni '80. Si può ben dire che Gérard Depardieu e Maurice Pialat si siano aiutati a vicenda e siano stati determinanti per la carriera l'uno dell'altro. Pialat ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera, tra cui 3 premi César e la Palma d'Oro del Festival di Cannes per Sotto il sole di Satana. Sotto il sole di Satana è un film molto particolare. È una pellicola del 1987 ed è un adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Georges Bernanos. Il film tratta della storia tormentata di Donissan, un giovane prete che vive una profonda crisi di fede, lacerato da dubbi e tormenti interiori. Nella sua ascesa verso la redenzione, Donissan incontra Moshette, una giovane donna segnata da un passato tragico e dal peccato. Attraverso il loro complesso rapporto, il prete intraprende un viaggio spirituale che lo porterà a confrontarsi con le sue debolezze e con la natura stessa del male. Sotto il sole di Satana ha ricevuto un'accoglienza contrastata al suo debutto al Festival di Cannes del 1987. Nonostante le aspre critiche da parte di alcuni, si è aggiudicato la Palma d'Oro, il premio più prestigioso del festival. Nel corso del tempo la pellicola ha acquisito una crescente fama e riconoscimento ed è oggi considerata un capolavoro del cinema francese, con una profonda riflessione sulla fede, la colpa e la redenzione, che sono poi tra i temi preferiti dal nostro regista. L'opera di Pialat ha avuto una profonda influenza sulle generazioni successive di registi francesi e internazionali. Il suo realismo crudo e poetico continua a scuotere lo spettatore e a far riflettere ancora oggi. È scomparso nel 2003 all'età di 77 anni e la sua opera rimane, come dicevamo, immortale. È stato un regista visionario e innovativo, in grado di cogliere l'essenza della vita umana e senza ipocrisie, con un grande approccio sempre lucido verso la realtà. Uno dei film che mi piacerebbe guardare per primo di Maurice Pialat è Loulou, un film interpretato da Isabelle Huppert e Gérard Depardieu, 2 bravissimi attori che in questo film sono ancora piuttosto giovani, in quanto si tratta di una pellicola del 1980. La storia parla di Nelly, interpretata dalla Huppert, che è una donna stanca della sua vita monotona con il marito André e intraprende una relazione con Loulou, interpretato da Gérard Depardieu, un ex detenuto. Inizialmente è attratta dalla sua spontaneità e dal fascino ribelle di Loulou e se ne innamora perdutamente, abbandonando il tetto coniugale per vivere con lui. La loro relazione passionale però è segnata da alti e bassi e si complica a causa delle difficoltà finanziarie e delle insicurezze di Loulou. Quando Nelly rimane incinta, la coppia si trova ad affrontare un bivio. Loulou promette di cambiare vita per il bene del bambino, ma Nelly, dubbiosa del suo futuro, decide di abortire e non sappiamo come finirà la loro storia. Loulou è stato presentato in concorso al Festival di Cannes del 1980, dove ha ricevuto una nomination per la Palma d'Oro. Il film è stato accolto con favore dalla critica, che ha apprezzato la regia, le interpretazioni di Depardieu e Huppert e la rappresentazione realistica e toccante di una storia d'amore complessa. Ha vinto il premio César per il miglior film nel 1981 e ha ottenuto un grande successo di pubblico in Francia e all'estero. Questo per ora è tutto dal blog di Indie Cinema. Io sono Laura, vi ringrazio per l'attenzione e l'ascolto e ci sentiamo nella prossima puntata.